Dovremo pentirci in questa generazione non tanto per le cattive azioni dei malvagi, ma per lo spaventoso silenzio dei buoni. Arriva il momento in cui la coppa della sopportazione trabocca, e gli uomini non accettano più di sprofondare nell'abisso della disperazione. Sappiamo per dolorosa esperienza che l'oppressore non concede mai la libertà per decisione spontanea, sono gli oppressi che devono esigere di ottenerla. Qualunque cosa riguardi direttamente uno, riguarda in modo indiretto tutti. Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato. La salvezza dell'umanità è nelle mani dei disadattati creativi. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell'odio e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Abbiamo imparato a volare come gli uccelli e a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere come fratelli. Sono fermamente convinto che la verità disarmata e l'amore disinteressato avranno l'ultima parola. Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici ma il silenzio dei nostri amici. C'è del bene nel peggiore di noi e del male nel migliore di noi. Quando scopriamo questo, abbiamo meno probabilità di odiare i nostri nemici. Cerca di capire il disegno che sei chiamato a essere, poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita. Chi condona i mali è colpevole tanto quanto chi li perpetra. Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio. La violenza aumenta l'odio e nient'altro. Di rado troviamo persone che si impegnano volontariamente a pensare in modo serio e coerente. C'è una ricerca quasi universale di risposte facili e di soluzioni a metà. Niente fa soffrire alcune persone più del dover pensare. Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o perire insieme come stolti. È ancora una delle tragedie nella storia dell'umanità che i figli dell'oscurità siano spesso più determinati e zelanti dei figli della luce. È sempre il momento giusto per fare ciò che è giusto. Fate il primo passo con fiducia. Non è necessario vedere tutta la scala, basta salire il primo gradino. Gli uomini coraggiosi non perdono mai il piacere per la vita anche se le loro condizioni di vita non sono piacevoli. I codardi, sopraffatti dalle incertezze della vita, perdono la voglia di vivere. Dobbiamo costantemente innalzare argini di coraggio per contenere la piena della paura. Gli uomini saranno giudicati non dal colore della loro pelle, ma dal colore della loro coscienza. Gli uomini spesso si odiano perché si temono perché non si conoscono perché non riescono a comunicare perché vivono divisi. I principi morali sono sempre più indistinti. Per l'uomo moderno, il bene assoluto e il male assoluto dipendono da ciò che fa la maggioranza. Ignorare il male significa diventarne complice. Il coraggio affronta la paura e quindi la domina. La vigliaccheria reprime la paura e ne è quindi dominata. Il vero pacifismo non è sottomissione irrealistica al potere del male, è piuttosto un coraggioso confronto col male con il potere dell'amore. La funzione dell'educazione è quella di insegnare a pensare intensamente e in modo critico. Intelligenza più carattere, questo è l'obiettivo della vera educazione. Le nostre vite iniziano a finire il giorno in cui cominciamo a tacere sulle cose che contano. La libertà è sempre costata cara. La storia è opportuna testimone di come la libertà sia stata raramente conquistata senza sacrificio e abnegazione. Rispondere alla violenza con la violenza moltiplica la violenza, aggiungendo un'oscurità ancora più profonda a una notte già priva di stelle. La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e convenienza, bensì tutte quelle volte in cui affronta le controversie e le sfide. Voi siete responsabili non soltanto di ciò che dite, ma anche di ciò che non dite. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Un individuo non può dire di aver iniziato a vivere fino a quando non si eleva dagli angusti confini dei propri interessi personali ai più vasti interessi dell'intera umanità. Se un uomo non ha alcuna ragione per cui valga la pena di morire, vuol dire che la sua vita è vuota.
Solo nell'oscurità si possono vedere le stelle. Tutti i progressi sono precari, e la soluzione di un problema ci pone di fronte a un altro problema.